Appena arrivati nella città di Massa, abbiamo parcheggiato l'auto in via Prado, un parcheggio ampio e gratuito, per poi proseguire a piedi verso Porta Martana. Le due cortine ai lati presentano alcuni elementi di bugnato, ossia decori rettangolari, e sono caratterizzate dalla presenza di nicchie in alto, oggi vuote, ma forse originariamente contenenti statue, ed in basso da due ampie feritoie orizzontali incorniciati da robusti masselli marmorei. Lasciata alle nostre spalle Porta Martana, proseguiamo per via Beatrice e dopo pochi minuti arriviamo a piazza Mercurio. La piazza deve il suo nome alla statua del dio Mercurio, presente al suo centro, proprio sopra la fontana. Questo è uno dei luoghi più vivi della città, dove ogni martedì si tiene il mercato comunale. Qui Carlo I Cibo Malaspina fece erigere la chiesa di San Giovanni Decollato nel 1639. Mentre la fontana e la statua risalgono rispettivamente al 1770 e al 1771. Durante il secondo conflitto mondiale l'obelisco fu gravemente danneggiato e solo nel 1980 è stato restaurato tornando al suo posto. Lasciata questa piazza, ci incamminiamo per via Guidoni e arriviamo alla bellissima piazza degli Aranci. Carducci e Giacomo Leopardi cantarono le bellezze di questa singolare piazza, all'epoca impreziosita dal solo palazzo ducale e dalle 3 file di alberi di arance che mettono in risalto la sua maestosità e con la quale formano un complesso di rara bellezza. Oggi tale spettacolo è arricchito anche dalla presenza di un obelisco posto al centro della piazza e dedicato ai caduti durante la resistenza apuana. Questo che vedete dalle immagini è Palazzo Ducale. Fu realizzato nel XVII secolo per volontà di Alberico I Cibo Malaspine al fine di stabilirvi la sede della corte. Palazzo Ducale nasce su un edificio preresistente. Il suo aspetto attuale, colore rosso della facciata compreso, si deve ad un restauro avvenuto durante il Settecento. La meridiana, con i 3 dischi marmorei fissati sul pavimento della piazza, indica la direzione nord-sud sulla quale si abbatte l'ombra dell'obelisco nell'istante del mezzogiorno vero. Se volete visitare Palazzo Ducale, è aperto dal martedì alla domenica, dalle 8:15 alle 19:15. Il costo del biglietto è di 13 euro e permette l'accesso alle sezioni museali di Corte Vecchia, Corte Nuova e Castello di San Giorgio, con Camera degli Sposi e Museo Archeologico Nazionale.
Questo che vediamo dalle immagini è il Duomo di Massa. Il Duomo della città si erge su quello che un tempo doveva essere il convento di San Francesco, costruito nel XIV secolo. Nella cappella della Stimmate è infatti presente una lapide a testimonianza della consacrazione dell'edificio, avvenuta nel 1398. L'interno è ad un'unica navata, 3 campate con 6 altari, un ampio transetto sormontato da una volta a crociera e del presbiterio. Sulla destra si trova una prima cappella, detta delle Stimmate, mentre in corrispondenza al transetto si trova la seconda cappella, intitolata al Santissimo Sacramento. Nell'area sottostante alla cappella è collocato il sepolcro della famiglia Cibo Malaspina. L'orario del pranzo è il momento più bello della giornata, quindi abbiamo deciso di fermarci in piazza Felice Palma, alla bottega da Pertini. Piatti gustosi e buonissimi, un complimento va alla chef e a tutto il personale. Proseguendo il nostro tour in questa bellissima città di Massa, arriviamo in via Mura Sud, dove si trova il Museo Diocesano. Al nostro arrivo purtroppo era chiuso. Arrivati in piazza del teatro, possiamo ammirare il teatro della città, inaugurato nel 1886 e dedicato ad Alessandro Guglielmi, che fu un illustre musicista massese del Settecento. Ora vi portiamo insieme a noi dopo una bella salita fino in cima al castello Malaspina. I Malaspina, appena presero il comando del Ducato di Massa e Carrara, si stabilirono entro i confini di quest'ultima, ma visti i continui scontri con i francesi, furono costretti a spostarsi a Massa. Qui forse, sulle ceneri di una fortezza già persistente, fecero costruire nel 1442 il famoso castello, che sovrasta l'intera città. Osservando la struttura è possibile riconoscere i 3 diversi momenti di cui questa è stata eretta. La torre è di matrice obertenga, la merlatura è tardo medievale, mentre il nucleo è stato ingrandito durante il Rinascimento. Anche in questo caso purtroppo al nostro arrivo era chiuso, ma vi lascio tutte le informazioni in descrizione.